Ciao a tutti. Il termine gaslighting è diventato sempre più centrale nel panorama psicologico e sociale, indicando una forma subdola di manipolazione psicologica in cui una persona cerca di far dubitare un'altra della propria percezione della realtà, della memoria o del giudizio. Mentre il fenomeno è noto e studiato da decenni, recenti ricerche scientifiche hanno portato alla luce nuove prospettive sul gaslighting, come ad esempio i suoi effetti psicologici a lungo termine, le dinamiche neurologiche coinvolte e i meccanismi sociali che ne favoriscono l'insorgenza. La nuova scoperta: il gaslighting ha impatti neurologici misurabili. Una ricerca pubblicata di recente su una prestigiosa rivista scientifica come il Giornale di Neuropsicologia e Comportamenti Manipolativi ha evidenziato come il gaslighting possa non solo avere effetti psicologici devastanti, ma anche causare cambiamenti neurologici misurabili nel cervello umano. Questa scoperta rappresenta un punto di svolta, poiché per la prima volta vengono fornite prove concrete sul legame diretto tra questa forma di manipolazione psicologica e le risposte fisiologiche del cervello. Il team di ricercatori guidato dalla neuroscienziata dottoressa Hannah Larsen ha condotto uno studio su un campione di 120 individui che avevano subito forme di gaslighting prolungato in contesti relazionali o lavorativi. Utilizzando la risonanza magnetica funzionale fMRI, gli scienziati hanno monitorato l'attività cerebrale dei partecipanti, confrontando i risultati con un gruppo di controllo privo di esperienze di manipolazione psicologica. Cambiamenti neurologici nel cervello, la risposta allo stress cronico. Una delle scoperte più rilevanti riguarda l'attivazione della corteccia prefrontale e dell'amigdala, due regioni chiave del cervello. La corteccia prefrontale, coinvolta nel processo decisionale, nel controllo emotivo e nella valutazione della realtà, è risultata significativamente meno attiva nei soggetti che avevano subito gaslighting prolungato. Questo dato suggerisce che la manipolazione costante può indebolire la capacità dell'individuo di fidarsi del proprio giudizio e di interpretare correttamente gli stimoli esterni. L'amigdala, la regione del cervello legata alla gestione della paura e delle emozioni negative, ha invece mostrato iperattività, segno di una risposta prolungata allo stress. In altre parole, i soggetti sottoposti a gaslighting sviluppano una sorta di allarme permanente che li rende ipervigilanti e inclini a vivere sensazioni di ansia o di insicurezza anche in assenza di minacce reali. Questi risultati suggeriscono che il gaslighting può attivare meccanismi simili a quelli osservati nei disturbi da stress post-traumatico, PTSD, confermando che le conseguenze della manipolazione vanno ben oltre la sfera psicologica. I meccanismi psicologici alla base del gaslighting. Parallelamente agli studi neurologici, la ricerca ha approfondito anche le dinamiche psicologiche che favoriscono l'efficacia del gaslighting. Tra i fattori individuali troviamo l'isolamento sociale. Le persone che subiscono gaslighting tendono ad allontanarsi dalle reti sociali e amicali, perdendo punti di riferimento esterni che potrebbero aiutarli a mettere in discussione il manipolatore. L'interiorizzazione della colpa. I manipolatori utilizzano spesso tattiche che inducono la vittima a sentirsi responsabile di tutto ciò che non va, portandola a dubitare del proprio valore e della propria capacità di giudizio. La dissonanza cognitiva. Le vittime vivono una contraddizione costante tra ciò che percepiscono e ciò che il manipolatore afferma. Questo conflitto cognitivo porta spesso a una resa emotiva, in cui l'individuo sceglie inconsciamente di credere alla realtà imposta, pur di alleviare il disagio psicologico. Effetti a lungo termine del gaslighting. I risultati della ricerca hanno dimostrato che gli effetti del gaslighting possono protrarsi per anni dopo l'interruzione del rapporto con il manipolatore. Tra le conseguenze più comuni troviamo disturbo d'ansia generalizzata. La costante messa in discussione della realtà può causare uno stato perenne di ansia e di preoccupazione anche di fronte a situazioni innocue.
Depressione. La perdita di fiducia in se stessi e il senso di impotenza possono favorire lo sviluppo di sintomi depressivi. Difficoltà relazionali future. Le vittime di gaslighting tendono a diffidare delle altre persone, rendendo difficile l'instaurazione di rapporti sani e di fiducia. L'importanza del riconoscimento precoce. Un aspetto fondamentale emerso dalla ricerca è l'importanza di riconoscere i segnali del gaslighting nelle fasi iniziali. Tra i segnali più comuni troviamo sentirsi costantemente confusi o in dubbio sulle proprie percezioni, essere accusati di essere troppo sensibili o di esagerare di fronte a eventi oggettivi, subire una sistematica svalutazione dei propri sentimenti o delle proprie esperienze, sentirsi costretti a chiedere scusa anche senza aver commesso errori reali. Un nuovo approccio alla prevenzione e al supporto. Questa nuova scoperta su gaslighting offre strumenti innovativi per il trattamento delle vittime. La combinazione di approcci psicoterapeutici tradizionali come la terapia cognitivo-comportamentale, CBT, con interventi volti a riattivare le regioni cerebrali coinvolte, può rappresentare un passo avanti molto significativo. Parallelamente, gli studiosi sottolineano l'importanza di sensibilizzare il pubblico sui rischi della manipolazione psicologica, promuovendo una cultura di consapevolezza e di supporto. Riconoscere il gaslighting non solo come un problema relazionale, ma anche come un fenomeno che altera la neurobiologia della vittima, consente di trattarlo con la serietà e l'urgenza che merita. In futuro ulteriori studi mireranno a sviluppare strategie preventive per riconoscere il gaslighting nei contesti familiari, educativi e lavorativi, con l'obiettivo di creare ambienti più sani e resistenti alla manipolazione psicologica. Questa nuova ricerca rappresenta non solo una svolta scientifica, ma anche un importante contributo per tutte quelle persone che si sono sentite invisibili o inascoltate nella loro sofferenza, offrendo finalmente validazione e speranza. Ricorda che il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.